Gente, tra una settimana esatta ci sarà la Rampage 2023, un evento assurdo da non perdere. Infatti G-Sport sempre tutti gli anni a guardarlo. Sul pezzissimo. Si svolgerà a Virgin, nel deserto dello Utah, un deserto assurdo dove ci sono mostri di tutti i tipi, scorzoni, no che scorzoni, ci sono i crotali, ragni che ti mangiano la faccia, ma è proprio lì dove i rider si impegnano e cercano di dare il massimo per portarsi a casa l'ambitissimo premio di vincitore della Red Bull Rampage. Negli ultimi anni il format è un po' cambiato ed ora i rider hanno 10 giorni a disposizione per portare la loro crew di shaper e costruire quella che per loro è la linea migliore, la più tecnica. Questo format è stato studiato appositamente per dar modo ai rider di avere più tempo a disposizione per provare poi i percorsi e ridurre al minimo il rischio, perché negli anni scorsi ci sono stati parecchi crash ed infortuni. Ma andiamo a vedere la riders list di partenza di questa edizione. Per prendere parte al Rampage ci sono due modalità. La prima è essere qualificati, ovvero essere arrivati nella top 6 l'anno precedente, oppure essere invitati dall'organizzatore. I rider qualificati per quest'anno sono Simon Godzek, Red Box, Thomas Genon e Carson Storch. A seguire c'è una lista di rider abbastanza insoliti quest'anno, a partire da Adol Silva, Alex Volokov, Bienveni da Guado, Brendan Fairclough, Ken Zink, Clement Saudela, DJ Brent e per finire Emilio Hanson, Jackson Riddle, Kurt Sorch, Kyle Strait, Talus Tork, Thomas Vastenbergen e G. Atherton. Insomma, quest'anno sono saltati fuori dei nomi che sono già visti, alcuni invece che sono rimasti fuori dalla scena freeride per un po' di tempo, perché mancano tanti nomi storici, come ad esempio Reader, Semenuk e tanti altri che probabilmente hanno deciso di dare un taglio a questo evento che sì, è bello da fare, ma probabilmente un po' rischioso. Già. Tra i nomi da tenere d'occhio, ragazzi, abbiamo Simon Godze, che l'anno scorso è arrivato al secondo posto e quest'anno secondo me gli piacerebbe proprio portarsela a casa. Reed Box, che è il local perché vive proprio nella zona lì della Rampage, quindi sempre lì a allenarsi e martellare. Lui, dopo aver abbandonato le gare di slopestyle, si è dato completamente al freeride. Un altro da seguire benissimo è Thomas Genon, che ha già partecipato a svariate Rampage, quindi c'è tanta esperienza, ed anche lui da un anno ha lasciato le competizioni di slopestyle per dedicarsi interamente a questo. Quello che sicuramente vuole fare bene è Carson Storch, l'americano, che da tanti anni partecipa anche alle Rampage e punta al gradino più alto. Inaspettatissimo il ritorno al Rampage di Emilio Hanson dopo la sua comparsa nell'edizione del 2019. Sì, davvero a sorpresa, probabilmente stavano cercando dei rider con qualche trick in più, e comunque c'è da dire che nel 2019 ha spaccato, se non sbaglio era arrivato settimo. Io l'ho visto girare sulla bici grossa all'Audi Nice qualche anno fa, chiaramente essendo alto 1 chilometro e girando sulle ruote da 26 riesce a fare più o meno i trick che fa anche con la bici da slopestyle. Un altro da tenere d'occhio è Jackson Riddle, questo altro ragazzo americano che viene spinto tantissimo da Red Bull, non ho ancora ben capito perché, comunque anche lui un altro local della zona, molto su trick da motocross, quindi molto stiloso da vedere, però sempre un po' sottotono, lo spingono tanto, poi dopo alla fine non fa mai granché. E per finire, ragazzi, il ritorno di G. Atherton. Io non so quando l'ho visto l'ultima volta a Rampage, non penso di averlo mai visto io. Perché non sei preparato oggi sport, non conosci la storia, ma G. Atherton ha fatto diversi podi alla Rampage, anche ben secondo posto in una delle primissime edizioni. Io mi ricordo benissimo una scena, se non sbaglio era il 2010 o 2011, di questo drop con attraggio su Warride. G. Atherton in finale l'ha fatto, pum, e si è giocato il secondo posto così. Un drop della Madonna, difficilissimo. Allora ragazzi, abbiamo fatto un'interruzione, io e G-Sport siamo venuti qua ai salti per darvi un'idea delle dimensioni del salto più grosso mai fatto alla Rampage. Abbiamo la bindella, adesso vi facciamo vedere quanto è lungo. Allora misuriamo il Canyon Gap, che era 72 piedi, quindi 22 metri partendo dalla mia rampa. Ok raga, questa è la dimensione del Canyon Gap, praticamente dalla mia rampa fino a quasi all'atterraggio del secondo salto. Massive! Non so voi, ma da là a là io non penso che lo farei, forse in moto. Bello sto mezzo. Ok, fai giù. Così è 23. Questo è il drop più grosso che sto fatto, 76 piedi, che sono circa 23 metri di diagonale, da questo corrimano fino a G-Sport, che è là in fondo. Insomma, un bel drop, probabilmente era anche più ripido, quindi con più dislivello. Noi abbiamo calcolato con un'inclinazione di 50 gradi, la verticale sarebbe di 18 metri. Qui siamo sul rollin che ho il corrimano, fa esattamente 11, quindi significa ben
7 metri sopra la mia testa. Cacchio è alto. Sport, devi sapere che la Rampage ha una storia lunghissima. Infatti la prima è stata fatta nel 2001, proprio agli albori del freeride. C'è un bellissimo film, ragazzi, che racconta la storia di questa cosa, che vi consiglio di vedere. Tu l'hai visto? Nothing for Free. All'inizio era veramente tutto molto spartano. Per la maggior parte le linee erano completamente intoccate, con qualche drop qua e là. Dopo 16 edizioni di Rampage le cose sono cambiate. Infatti oggi vediamo interi versanti in montagna ricostruiti a forma di atterraggi lisci a perfezione per ridurre al minimo il rischio dei rider. Infatti questo nuovo format, introdotto 3 anni fa, dà modo ai rider e ai builder di costruire molto più rispetto al passato e creare delle linee anche belle esteticamente. Non so cosa ne pensi tu di questa evoluzione della Rampage di Sport, ma dal mio punto di vista, che l'ho vissuto dagli inizi, questa evoluzione sta facendo un po' perdere quello che è il succo della parola freeride, ovvero scendere liberamente senza una traccia. Infatti adesso, quando vediamo la Rampage, sembra quasi vedere una gara di slopestyle su salti grossi con trick più semplici. Non so come la vedi tu, che sei più giovane. La penso anch'io come te. Infatti mi ha stupito veramente sapere che l'edizione di qualche anno fa, non mi ricordo, avevano chiamato gli shaper del Joyred per costruire alcuni landing. Sì, effettivamente così, anche un po' troppo, diciamo. Soprattutto dopo la disputa che ci fu diversi anni fa, che tu magari non sai. Però il Fast Series è nato appunto da uno scontro tra i rider che partecipavano allo slopestyle, all'FNB World Tour, e non erano d'accordo col fatto che si chiamasse Freeride World Tour, perché per loro era Slopestyle World Tour. E quindi hanno fondato il Fast Series per distaccarsi da questa cosa, e poi si trovano lì a fare praticamente la stessa cosa. Ma questo comunque, ragazzi, è quello che ha portato il progresso in questo sport, dove i migliori freerider si scontrano per cercare di portarsi a casa il premio finale, che dalle fonti che ho trovato su internet un paio di anni fa ammontava a quasi $200.000 in totale. Dopodiché penso che sia anche aumentato, ti dirò. E così in ben 16 edizioni di Rampage, ragazzi, perché non c'è stato proprio tutti gli anni, si sono visti 9 vincitori diversi, tra cui l'ultimo, Brandon Semnuk, che ha vinto ben 4 Rampage, e la prima a soli 16 anni. A seguire il secondo più titolato è Kurt Sorge con ben 3 vittorie, poi Brett Reader e Kyle Strait a 2 vittorie, e per finire Andreu Lakondeki, Cedric Gracia, Wade Simmons e Tyler Klassen con una sola vittoria. Alcuni nomi magari non li avete mai sentiti, ma comunque sono personaggi di tutto rispetto che hanno dato vita al freeride. Tra l'altro, non so se lo sai, ma Kyle Strait è l'unico che dal 2001 al 2022 ha partecipato a tutte le edizioni del Rampage. Purtroppo l'anno scorso non ha potuto partecipare perché durante le prove è caduto e si è rotto delle vertebre. Quindi ne è saltata una, se l'è guardata da casa. Beh, si può dire che l'ha fatta, ha fatto le prove, ha costruito la linea. Ha detto alla fine non la faccio, non ci sbatti. Comunque G-Sport, non so chi è il tuo rider preferito, ma il mio, che resterà per sempre nel mio cuore, raga, Andreu Lakondeki. Come scendeva lui quando c'era la Rampage, aveva un'energia durante le discese, è sempre stato il più veloce dall'inizio alla fine ad arrivare giù, anche se il tempo comunque la Rampage non conta, senza mai temporeggiare, senza rallentare, fermarsi sui salti. Infatti questa condotta, che era un pochino folle, tante volte l'ha portato a fare dei crash assurdi, magari anche un po' stupidi. Alcune volte è caduto su salti giganti, altre volte su salti minuscoli, però quelle volte che è arrivato in fondo, ragazzi, delle run di tutto rispetto. Infatti lui ha vinto una volta, ma ha fatto anche un paio di terzi posti, se non sbaglio. Chi è il tuo rider preferito? Forse ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, Simon Godzek, perché mi sa molto di uno che spegne nei momenti in cui deve spegnere, infatti. Vabbè, ragazzi, fateci sapere nei commenti qual è il vostro rider preferito, magari di quelli nella lista, e quali secondo voi sarà il vincitore di quest'anno. Magari scrivete direttamente proprio le prime 3 posizioni. Allora, io metto al primo posto Simon Godzek, secondo rischierei un Clemens Caudela, e per finire Alex Volokov. Non so se te lo ricordi, l'abbiamo visto a Big Way, quello che girava con la bici ADH. Allora, secondo me il primo ancora caldo dall'anno scorso potrebbe essere ancora Godzek. Occhio. Poi magari Emil, siccome ha vinto già tutto nel mondo dello slopestyle, potrebbe spegnere e andare a vincere il Rampage. O primo? Secondo. E il terzo BMW magari? BMW, ragazzi, è uno abbastanza pericoloso perché fa un sacco di trick sulla bici grossa, soprattutto come in front. Comunque, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, però la Rampage ha anche un lato abbastanza oscuro, che è quello delle cadute e degli infortuni, soprattutto perché a volte i rider si fanno anche male, e parecchio. Quindi andiamo a vedere i top 5 crash più spettacolari, più disastrosi di tutta la Rampage. Cominciamo col crash di Paul Vasagoce, ragazzi, 2017, stava per fare una linea della Madonna, va verso questo drop gigantesco, ma overshoota di brutto,
riesce a sopravvivere e poi cade di schiena rovinosamente da un droppettino veramente piccolo appena fuori dalla sua linea. E purtroppo per lui, ragazzi, questo crash gli è valso la disabilità. Sì, si è rotta la schiena ed è rimasto in sedia a rotelle per qualche anno. C'è anche qui un documentario che parla di questa cosa, del suo infortunio, del suo recupero, perché nonostante tutto dopo penso 3-4 anni è riuscito a rimettersi in piedi e a tornare in bici anche. Incredibile, sì. Adesso va solo in bici elettrica, l'abbiamo vista a Whistler in giro col bastone, non è che cammini proprio bene, però ragazzi siamo passati da essere disabili a ritornare a camminare. Passiamo ora a vedere il secondo crash di Megazza nel 2013 che overshoota il Canyon Gap. Ragazzi, guardate che roba. Oh, madonna, la bicicletta. Sì, qua praticamente è stato proprio un cedimento strutturale delle ruote che gli si sono chiuse così. Certo, È andato per terra e a lungo, però un pochino, però sì. di per sé non c'è tanto dislivello tra la rampa e l'atterraggio, quindi non ho ben capito questa esplosione. Probabilmente i cerchi magari erano difettati o troppo deboli. Sempre nello stesso anno, siamo sempre sullo stesso salto, ragazzi. Un altro crash di tutto rispetto. Tom Van Steenbergen che tenta un front flip sul Canyon Gap, questo salto gigantesco di 22-23 metri, e arriva leggermente underrotato. Atterrasso la ruota posteriore completamente sbalzato oltre la bici e per sua fortuna riesce a fare praticamente un altro front flip, atterrare sulla schiena. Non proprio dolcemente, infatti se non sbaglio anche lui si è rotto qualche vertebra qui, ma niente di troppo grave. Ora passiamo al terzo crash, che è quello di Kai Strait di cui parlavamo prima, dove è atterrato cortissimo da questo drop e si è rotto le vertebre. Sì, esattamente quello che dicevamo prima, lo vedete, parte, sembra che vada tutto bene, poi scopre di essere lentissimo, arriva corto in cavallo del landing, rimbalza completamente nel flat di schiena, malissimo. Per fortuna per lui, appunto, frattura la schiena, niente di troppo grave, è tornato in pista dopo qualche mese. Ed è il momento di una delle cadute più spettacolari in assoluto che abbia mai visto. Siamo nel 2017 e questo è Nikolai Rogatkin in una run di qualifica, perché al tempo c'erano le qualifiche. Lo vediamo qui, sta andando su un ridge molto stretto, salta, rimbalza, perde il controllo e cade. Gli si chiude lo sterzo verso destra, la bici lo sbalza completamente oltre. Purtroppo lì però non c'era assolutamente niente, finisce giù da un burrone una decina di metri con un colpo di frusta finale. Però nonostante tutto, ragazzi, con questa caduta Nico è uscito illeso, tant'è vero che poi ha preso la bici ed ha finito la sua run di qualifica. Ultimo crash che vediamo oggi, accaduto nel 2017, forse uno dei più spettacolari. Eh sì, Graham Agassiz, ragazzi, nella sua run di finale che va verso il drop più grosso in 3-6 e boom, manca completamente il landing ed esplode in una nuvola di polvere assurda. Per fortuna, anche qui se non sbaglio non si era fatto danni gravissimi, però rotolando via. Il crash è assurdo, è atterrato di costole sullo spigolo del landing, allucinante. Tutti questi motivi sono il perché la Rampage è così tosta, difficile, pericoloso soprattutto. Ma se le cadute abbondano vuol dire che ci sono tanti tentativi e tante volte i tentativi riescono, quindi andiamo a vedere G-Sport i 5 momenti più epici della Rampage, i 5 trick più grossi che sono mai stati nella Rampage. E se prima abbiamo visto il video dove Megazza cartella nel suo Canyon Gap, ora ce lo ripropone flippando e riuscendoci. Sì, ragazzi, siamo nel 2013 ed ecco la bomba nucleare. Inaspettatamente nessuno faceva trick su quel salto gigantesco di circa 25 metri. Arriva Megazza in segreto e bam, butta un backflip gigante e si guadagna il terzo posto, se non sbaglio, quell'anno lì. Ma questo è solo il primo trick che vediamo oggi, perché adesso è il momento di Cameron Zink. Questo G-Sport io me lo ricordo ancora, un momento epico, te lo giuro. C'era questo drop l'Oakley Sender, costruito dagli organizzatori, e Ken Zink aveva detto che lui avrebbe fatto 3-6 da lì. Parte nella prima run, lo fa, esplosione nucleare, trauma cranico, la tipa in lacrime che corre, e lui cosa fa? Si ripiglia e fa, raga, lo rifaccio. Seconda run, arriva Ken Zink, guardate che drop assurdo, comunque un drop di 10 passametri, e boom, butta questo 3-6 lentissimo, lo atterra e poi basta. Poi ha preso una linea a caso, è andato dritto prima possibile per arrivare fino in fondo, e se non sbaglio quello è arrivato secondo o terzo, o forse ha vinto, sai che non mi ricordo. Sta di fatto che è stata una move epica. Io mi ricordo che ho saltato sul divano, ho urlato. Lì eravamo nel 2010, ma Ken Zink non è insolito a momenti epici, perché infatti nel 2013 ci ripropone un'altra move gigantesca, dallo step down più grosso in assoluto,
boom, butta un backflip che era quasi un drop. C'era una rampettina che penso fosse alta una spanna, forse neanche, giusto per metterla lì come riferimento, quindi quasi il backflip drop più grosso di sempre, una roba di quasi 15 metri. Forse uno dei video più storici della mountain bike. Sì. E se fino ad ora abbiamo visto salti con rotazioni semplici o comunque non tecniche, ora passiamo a Bizet che nel 2016 ha fatto il primo double backflip della storia del Rampage. Esatto, Bizet arriva da questo step down gigantesco, full speed, e pusha di brutto e manda il primo double backflip da Rampage. E io penso anche l'ultimo, non ho più visto nessun altro farlo. Bizet veramente, ragazzi, è uno dei rider più spenti che io conosca. Quando decide che deve fare una cosa, lui la fa no matter what, anche se crepa non gli interessa. Quell'anno ha fatto la move incredibile che gli è valsa al secondo posto, 2016, sì. Ma finiamo col trick secondo me più tecnico in assoluto di tutti, la mossa penso più assurda, la più veramente spenta. Tom van Steenbergen, ragazzi, nel 2021, quindi molto recente, col suo front flip dal drop enorme. Il front flip è forse la rotazione più tecnica in assoluto da fare. Farla da un drop non è così difficile come una rampa, se non fosse per l'atterraggio, che quando arrivi prendi una botta tremenda e ti si stacca quasi la testa. E vediamo van Steenbergen che lo butta a un drop che credo sia almeno, non so, almeno 10-12 metri, lentissimo, lo chiude perfetto. Purtroppo per lui, dopo ha proseguito, c'era un altro step down, butta un backflip a terra 10 metri lungo, esplosione nucleare, e se non sbaglio anche lì si è rotto la schiena di nuovo. Era troppo gasato. Ragazzi, dopo aver rinfrescato la memoria, preparatevi perché tra meno di una settimana ci sarà la Red Bull Rampage, non perdetevela. Vi faremo un video reaction, così vi facciamo un recap dei momenti salienti se non avete tempo di vederlo. Ci vediamo tra una settimana. Dalla Let's zio. end it. Wow!